Un nome che ha terrorizzato l'Italia per decenni. Il mostro è tornato a colpire di nuovo. Un assassino sistematico, crudele, spietato. Molte le coppie in intimità su auto in sosta. Sono stati assassinati con una beretta calibro 22. In questo tempo è proprio da pazzi, cioè. È la notte del 9 settembre 1983. Giogoli, provincia di Firenze. Due giovani studenti tedeschi sono in Italia per una vacanza. Quello che non sapevano era che poco dopo essersi appartati in un'auto diventeranno le nuove vittime di quello che passerà alla storia come il mostro di Firenze. Per capire questa vicenda dobbiamo tornare indietro agli anni 70. Il mostro di Firenze è il nome dato a un serial killer, o forse più di uno, che tra il 1968 e il 1985 ha terrorizzato la Toscana. Il mostro non solo sparava, ma spesso venivano ritrovate vittime senza alcune parti del corpo, rimosse dopo l'uccisione. E l'assassino ha tentato anche questa volta di infierire sul corpo della ragazza. La sua firma era sempre la stessa. Attaccava giovani coppie appartate in auto, di notte, nelle piccole campagne di Firenze. Ti ho fatto paura. La città viveva nell'incubo, nessuno osava più fermarsi in macchina. Ci sono dei ragazzi come voi che continuano ad andare da soli isolati. Secondo te perché lo fanno? Quale ragionamento fanno? Non lo so, forse perché ne sentono il bisogno, ma io penso se hanno un po' di cervello non lo farebbero. I giornali parlavano solo di lui e la caccia al colpevole diventava sempre più ossessiva. Ma questa volta qualcosa cambia. Le vittime non sono una coppia eterosessuale come in tutte le altre occasioni, ma sono due ragazzi gay. Nella notte del 9 settembre 1983, due giovani studenti tedeschi di appena 24 anni, Horst Meyer e Jens-Uwe Rusk, erano nel loro van, un Volkswagen Samba nei pressi di Giogoli, poco fuori Firenze. Avevano parcheggiato in una zona isolata in cerca di un po' di intimità. Luci spente e una campagna attorno che rendeva i due tranquilli da sguardi indiscreti. Ma qualcuno li aveva visti. Solita pistola calibro 22, la stessa usata in tutti gli altri delitti. Venne rinvenuta traccia di 7 colpi, ma dopo lo sparo accadde qualcosa di diverso dal solito. I corpi non furono mutilati come nelle altre scene del crimine. L'assassino si limitò a sparare senza compiere quel gesto che lo aveva reso tristemente famoso. Mostro di Firenze rientra questa sera nella città a Firenze io Ruggero Perugini, capo della squadra antimostri in trasferta in Germania. Finalmente una prova che potrebbe risultare decisiva. Gli inquirenti lo notarono subito. Questo delitto non era identico agli altri. Perché il mostro quella volta non aveva infierito sui corpi? Le ipotesi si moltiplicarono. Può darsi che l'assassino non avesse riconosciuto che i due erano uomini, poca illuminazione, ombra, i loro corpi, e uno dei due aveva anche i capelli lunghi. C'è anche l'ipotesi di un omicidio copycat, ma il fatto che fosse stata usata la pistola dei delitti precedenti rafforza l'idea che era stato lui o qualcuno molto vicino al suo cerchio. Alle 21:10 un aereo di linea riporterà a Firenze tutta l'equipe che in Germania ha incontrato i genitori dei due ragazzi tedeschi uccisi dal mostro di Firenze nel 1983. Ai familiari delle vittime sono stati fatti vedere alcuni oggetti sequestrati in casa di Facciani. I genitori di Meyer avrebbero riconosciuto alcuni oggetti appartenuti al figlio. Le indagini continuarono per anni, accumulando sospetti, errori giudiziari e piste interrotte. Per molti questa notizia passò quasi in secondo piano rispetto agli altri delitti del mostro, come se la loro morte valesse di meno. Siamo nei primi anni '80, in un'Italia ancora segnata dall'omofobia e dai pregiudizi. Ma oggi sappiamo che l'omicidio di Giogoli fu un tassello fondamentale per capire il mostro. Ancora oggi il mostro non è stato identificato ed il caso di Giogoli resta uno dei più misteriosi ed inquietanti. Horst Meyer e Uwe Rusk erano due ragazzi di appena 20 anni. Non erano turisti qualunque, erano dei giovani pieni di sogni che quella notte cercavano solo un attimo di libertà. Il mostro di Firenze li ha cancellati con dei colpi di pistola, lasciando dietro di sé un silenzio pesante, fatto di paure e domande senza risposta. Oggi ricordarli significa non lasciarli cadere nell'oblio, significa riconoscere che dietro ogni caso di cronaca ci sono vite, amori e storie spezzate.